Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Trovate anche la playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire andando a vedere innanzitutto come andrà in linea di massima la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi ci addentriamo andando a vedere l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo la donna o dama, come meglio preferite, che diciamo spesso identifica una nostra energia e cioè che può essere dominante la sensibilità, la creatività, la dolcezza, la tenerezza, la comprensione e il dover magari anche destreggiarsi tra un qualcosa che potrebbe essere abbastanza delicato. È vero che pur essendo una stesura generica può anche riferirsi a una persona presente nella nostra vita che magari ci può essere utile, ci può sostenere o comunque ci sono delle cose che devono essere valutate o risolte. Può essere una figura materna, potrebbe essere una figura di sostegno, qualcuno di abbastanza vicino, che magari ci possa essere un'evoluzione e una trasformazione, soprattutto in alcune relazioni, assolutamente sì, però la carta della bara ci parla anche della vita stessa nostra, nel quotidiano, anche situazioni un po' più profonde che stiamo già da un po' di tempo cercando di modificare e di cambiare. Forse questo potrebbe essere il momento giusto o comunque ci sono i presupposti, le indicazioni per trasformare, ma soprattutto di porre fine a un qualcosa, di portarci a un nuovo inizio. Calza proprio diciamo a pennello con la parte finale del mese di gennaio e quindi probabilmente ci stiamo preparando al nuovo mese, quindi chiudere un ciclo e proiettarsi verso il futuro? Assolutamente sì, in modo molto più positivo, più costruttivo. Infatti ci sono bellissime energie che mi stanno portando verso la direzione del Giglio, e cioè a ottenere finalmente risultati. C'è ottimismo, c'è una bella carica di vitalità, dinamicità e anche appunto possibilità di portare equilibrio, di sistemare qualcosa, essere un po' più in pace, in armonia con se stessi o con altre situazioni, realizzare qualcosa di importante e anche sistemare qualcosa di vecchio. Poi i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso partiamo proprio con il clou della lettura andando a vedere l'ambito amore. Ambito amore e relazioni più importanti, ovviamente, quindi sì, amore coppia single, ricordo sempre che alcune cose possono fare riferimento anche a quei rapporti più importanti di amicizia, famiglia, eccetera. Quindi consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni e se c'è qualcosa che risuona particolarmente vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Troviamo il papavero, spesso indica il sentirsi un po' in solitudine o c'è un qualcosa che abbiamo bisogno di maturare con noi stessi, per noi stessi. Sappiamo benissimo che ognuno di noi poi ha le nostre, diciamo, le proprie cose personali e allora quindi potrebbe esserci un po' di distacco, un po' di freddezza.
varie motivazioni, certo, sia, perché magari, ci sentiamo un po' in opposizione e in distacco, soprattutto su certe situazioni o su come portare avanti alcune cose. Potrebbe essere un inizio di settimana un po', spento, dove ci si sente particolarmente sensibili, magari si ha bisogno di alcune attenzioni, di alcuni riguardi e non ci sono. Un po' di prudenza, un po' di pazienza, il biancospino comunque consiglia, di aver fiducia che alcune cose sono passeggere, quindi, questo distacco, questa freddezza, questo allontanamento è un qualcosa di incostante, probabilmente dobbiamo fare attenzione anche al coinvolgimento, al comunicare, a dire le cose magari in modo, palese, chiaro, diciamo esplicito, così da poter, trasformare, sistemare subito alcune cose. Magari nella comunicazione è sempre un po' tutto così complicato, magari ci aspettiamo che diciamo che l'altra persona possa intuire facilmente, ciò che pensiamo, ciò che abbiamo in testa e invece come si vede da questa lettura potrebbe esserci qualche difficoltà, però che potrebbe essere tutto sistemato anche velocemente, perché abbiamo il bellissimo Fiordaliso che parla di situazioni che vengono totalmente ribaltate e quindi c'è questa relazione bella, positiva, costruttiva, di scelte, idee condivise, massima complicità, quindi un qualcosa che va a rasserenarsi e questo vale anche per le relazioni più importanti, quindi dove intuite che c'è un po' di distacco, un po' di freddezza, magari non è proprio così probabilmente o un certo tipo di atteggiamento viene frainteso o comunque c'è bisogno di, essere un po' più chiari su quello che desideriamo, su quello che stiamo cercando e come vi dicevo soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Vale anche per i single? Assolutamente sì, perché magari ci sono alcune cose che, possono riguardare un interesse, un coinvolgimento, una frequentazione e allora è normale all'inizio che ci sia qualche fraintendimento e qualcosa che non va, oppure forse un interesse, non è reciproco o non c'è un certo equilibrio. Il fiordaliso dovrebbe portare chiarezza e quindi dare possibilità di sfruttare al massimo la vostra saggezza, il vostro intuito in modo tale da capire come proseguire. Indica anche l'essere propositivi e cercare subito di definire qualcosa, di, portare proprio chiarezza, portare le cose alla luce del sole in modo tale che si possa al più presto trasformare queste energie e riuscire ad ottenere risultati in questo ambito. Andiamo a vedere adesso quello più pratico del lavoro, delle finanze. Amore, bellissima carta. Questa nelle situazioni specifiche del lavoro e delle finanze vuol dire che si raggiunge maggior stabilità, sia in quello che si fa, nel proprio lavoro, una bella energia da utilizzare, si porta serenità e armonia nelle relazioni, lavorative, può portare anche delle opportunità, sia di risveglio e conquista, del lavoro stesso, del guadagno, del miglioramento in senso, generale proprio in questo ambito. Quindi questa carta ci porta maggior slancio e speranza. Ovviamente come abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie, ci sono probabilmente delle situazioni esterne che possono portare un po' di pesantezza e un po' di stanchezza. Dovrebbe essere qualcosa di passeggero, effettivamente questa magari ci porta all'attenzione un qualcosa dove dobbiamo impegnarci ulteriormente e allora riusciremo a superare qualsiasi cosa. Quindi non è una cosa, strettamente negativa. Magari già sappiamo che alcune cose le dobbiamo attenzionare, oppure non dobbiamo metterci soltanto il 100% del nostro impegno, forse anche di più, però riusciremo a superarlo. Queste carte effettivamente, come vi dicevo, consigliano di fare attenzione sia magari a qualcuno nello specifico, infatti
infatti la nemica può rappresentare una persona oppure un ostacolo, un impedimento in una certa situazione. Quindi meglio pianificare, meglio cercare di rimanere ben saldi nel proprio ottimismo, nella propria speranza di andare a cogliere quelli che possono essere degli stimoli innovativi, diciamo diversi dal solito, così da poter superare e trasformare un momento che potrebbe essere delicato, magari troppo stress, magari troppi impegni, un po' di confusione, un po' di incertezza, quindi è facile quando ci sono delle emozioni molto forti che ci si può lasciar trascinare da queste cose. Io direi anche chi è in cerca, perché magari varie opportunità, varie cose, magari ci sono delle risposte non gradite oppure non arrivano, insomma questa fase, diciamo, passeggera vi aiuterà a trasformare al meglio questo ambito e quindi finalmente a mettervi nella giusta direzione e ottenere qualcosa di importante proprio per dei cambiamenti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!